Amici, buongiorno e bentornati nel quarto video della Croazia. Oggi lasceremo Zagabria e ci dirigeremo verso i laghi di Plitvice. La sera poi arriveremo a Zara, pernotteremo lì, ma vedrete tutto tra poco. Quindi mettetevi comodi e buona visione. Buongiorno a tutti. Amici, giorno 4 in Croazia. Stiamo andando verso i laghi di Plitvice. No, Plitvice. Plitvice. Stiamo uscendo dalla città ora. E sono le 7:30, adesso andiamo a prendere un pranzo veloce al supermercato e poi ci dirigiamo che ci aspettano 2 orette di macchina. Esatto, sono 130 km più o meno, abbiamo l'ingresso alle 10 e non sappiamo come funziona, poi vi spieghiamo comunque perché non abbiamo capito neanche noi. Esatto, adesso ci informiamo un attimo. Eccoci al super come sempre, ormai Plodine sta diventando una garanzia. Cucina fatta, ora prendiamo un caffè direttamente al bar del supermercato. Siamo a circa 30 minuti dai laghi, 32 km e qua c'è già traffico. Siamo in una piccola cittadina, si chiama Restoche e intanto la Mati fa un refeed di carbo perché giustamente ci aspetta un trekking non impegnativo, ma un po' di carbo fanno sempre bene. Ragazzi, siamo arrivati all'entrata 2. Il biglietto d'ingresso costa 40 euro a persona e il parcheggio si paga e sono 2 euro all'ora. 40 euro è in alta stagione da credo giugno fino a settembre, non mi ricordo. Gli ingressi sono 2, l'uno è quello sui laghi bassi, il 2 è a metà e noi siamo al 2. Ci sono vari percorsi di varia durata, varia lunghezza. Il percorso un po' più completo, se entrate dal 2, è il percorso H, che riuscite a vedere sia i laghi bassi che quelli alti. Poi ci sono anche dei percorsi un po' più tecnici, diciamo, K1 e K2, che hanno durata di mi sembra 6-8 ore, comunque sono 20 km di trekking. Il percorso H sono circa 9 km. Esatto, tempo stimato 4-6 ore. Inoltre c'è anche un'app del Parco Nazionale che ti dice effettivamente tutti i programmi, quindi tutti i percorsi che si possono fare, tu lo puoi scegliere e ti dà in tempo reale il punto in cui sei e ti fa poi seguire effettivamente il percorso, quindi per seguire le indicazioni lungo la strada, diciamo. E inoltre ti dà tutti gli spot, messaggi, bar. C'è un ticchio di fila, ma proprio giusto un ticchio. Per il percorso H si comincia con un trenino che vi porta ai laghi superiori e poi scendete verso gli inferiori. Tra l'altro c'è un battello poi sul lago, quello grande. Allora, siamo nella parte dei laghi superiori al momento e c'è proprio il sentiero con queste travi di legno, comunque molto comodo, cioè per ora non c'è nulla di difficile, insomma, anche perché sul sito appunto c'era scritto che è per tutti questo percorso qua. I laghi superiori sono 12, mentre quelli inferiori sono 4. Questo parco nazionale è uno dei più famosi della Croazia, infatti è patrimonio dell'UNESCO e è stato istituito nel 1949. Il parco si estende su una superficie di 300 km², ma la parte dei laghi è soltanto l'1% di questo parco. Inoltre c'è differenza tra laghi superiori e laghi inferiori. I laghi superiori sono costituiti da una roccia dolomitica, mentre quelli inferiori da una roccia calcarea, e quindi più permeabile. I laghi inferiori sfociano nel fiume Corano. Pensate che all'interno del parco ci sono oltre 90 cascate e se ne formano continuamente di nuove. Ora stiamo prendendo il battello che ci porta dall'altro lato del lago, diciamo, più grande. È finita la prima parte del trekking, quindi poi comincerà la seconda. Comunque non è un trekking, è una passeggiata, cioè nel senso, perché è un minimo allenato proprio,
Tranquillissimo. Ora stiamo risalendo e l'ultimo tratto è un po' più, diciamo, faticoso, c'è un po' di salita. Ora non mi ricordo se c'è sempre il pulmino che riporta al parcheggio 2 o a piedi. L'acqua è turchese, questa è una no filter zone, cioè non c'è post produzione, non c'è niente. Allora, trekking chiuso in 3 ore e un quarto, però non abbiamo corso giustamente. Il nostro consiglio è quello, se potete, non mi ricordo dal sito se è possibile questa cosa, perché io mi sa che ho prenotato e basta, però se potete partite dal parcheggio 2, perché almeno fate la prima parte che è un po' più noiosa, diciamo, e poi scendete sotto che ci sono le cascate più belle. Invece se partite dal parcheggio 1 avete subito le cascate, diciamo, quelle belle, e poi dovete farvi una bella scarpinata verso su e non ci sono cascate così belle in realtà. Ora noi prendiamo il bus che ci porta al parcheggio 2, mangiamo e poi ci dirigiamo verso Zara, 2 ore di macchina e niente, ci vediamo dopo. A parte che siamo fermi per un incidente, a quanto pare, andando verso Zara, comunque lì proprio dietro quelle montagne c'è la Bosnia. Siamo proprio a confine, a qualche chilometro. E tutto un tratto la strada diventa senza asfalto, una statale, no, credo sia, vabbè, tipo superstrada senza asfalto. Ottimo, non arriveremo mai. Siamo tornati. Siamo a Zara, ci siamo docciati, abbiamo fatto una spesina tipo detersivo dato che dobbiamo cominciare a lavare le cose. Ora andiamo verso l'Old Town, vediamo di fare un giretto, soprattutto questa ora e mezza di luce che è rimasta. Poi anche capire soprattutto dove mangiare, come sempre, e vediamo un po'. Becca di sto tramonto, va! Non so se si capisce la quantità di gente che c'è, ma è abbastanza notevole. Abbiamo delle tips su Zara stasera? Non abbiamo niente. A parte che c'è l'organo marino, ovvero un'installazione che in pratica ha una serie di tipo tunnelini. C'è un gatto. Il gatto che purtroppo, amore, non ti caga troppo, ha mangiato, quindi è a posto, senza coccole. L'organo marino, dato che tu non lo sai, è questa installazione che, per come è fatta, in base al vento emette dei suoni. Non so se ci andremo, lo sappiamo, però questa è una curiosità. Ovviamente l'organo marino non suona in base al vento ma alle onde. Inoltre c'è da dire che l'organo marino e il saluto al sole sono 2 opere di Nicola Basic che si trovano sul lato nord-occidentale della città storica. Queste 2 sono molto importanti perché hanno contribuito alla riqualificazione di questa parte di Zara, dato che era stata gravemente danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Possiamo dire che le origini di Zadar risalgono al 1000 a.C., quando gli Illiri fondarono la capitale della regione liburnica. Questa città attirò l'interesse di Roma, dato che è protetta a sud da 300 isole e a nord dal Monte Velebit, e quindi i Romani la conquistarono nel I secolo a.C. Tutt'oggi sono presenti vari resti dell'impronta romana, tra cui il foro, e inoltre i Romani svilupparono le saline nella parte settentrionale, tra cui Pag. Zona che vedrete nel prossimo video. Ci sono un sacco di localini, come è giusto che sia in un posto molto turistico. Questo qua è il foro romano. Ora ti faccio una domanda, amore, secondo te con questa luce è bella anche, cioè sarebbe bello anche un monumento sovietico, non lo so, in stile sovietico? No. Va bene. Allora,
dato che questa sera avevamo molta fame, abbiamo deciso di provare un posto che fa hamburger con tutti i prodotti locali. È una catena croata, penso sia in Croazia e Romania, e nasce con tutti i prodotti locali. L'unica cosa, speriamo che abbiano posto, però chiudono a mezzanotte, al massimo mangeremo più tardi. Passiamo nel locale. Allora, prenderemo un burger gourmet smoked, quindi bacon, formaggio, tutto affumikato, e un chicken burger, perché i polli sembrerebbero essere allevati All'aperto, quindi proviamo. E delle patatine Classiche. Abbiamo anche preso la loro birra e poi vi dico com'è. Bomba di panino, questo è lo smoke. Patate, mayo o una sorta di mayo, ha detto, non è la maionese, e il chicken. Abbiamo trovato forse l'unico posto di Zara in cui c'è un po' meno gente, a parte una cicala che rompe come 50 persone. Comunque, partiamo dalle cose più semplici. La birra era molto buona, come previsto. Le patatine con la buccia leggermente insipide ma buone, con la loro maionese che, essendo un po' più acida rispetto alla maionese normale, te ne mangeresti a quintali. Poi il panino smoke, buona la salsa barbecue, la carne una delle più buone mai mangiate in vita mia, e in generale comunque con un panino con una patty vi sfamate. Invece, passando all'altro panino, che era un chicken burger, direi molto buono, molto crispy e molto simile in realtà a un chicken burger del McDonald's come sapori, però tutta un'altra cosa a livello di ingredienti, qualità. Inoltre vorrei fare anche un piccolo, passaggio su quanto effettivamente loro siano interessati al sociale. Hanno creato anche un'accademia per i bambini, fanno molta charity, per le comunità locali, e quindi sicuramente un bel posto, comunque una bella catena dove andare. Allora, prezzo finale 42 con 2 euro di mancia, 5%. Secondo noi onesto, perché un panino più o meno viene sui 12-14 euro di media, che è comunque meno dell'Italia, senza patatine però la qualità è incredibile, e comunque qua il prezzo di un hamburger medio è più basso, cioè è circa 9-10 euro, una roba del genere, abbiamo visto in altri posti. Quindi quarto giorno in Croazia andato, ci vediamo domani. Comunque siamo qui sul lungomare e, come sentite, questo è l'organo marino. Anche per oggi il video finisce qui, speriamo come sempre che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo la settimana prossima.